fatto io, perché intanto ringrazio in questa occasione, è nato un po' per caso, ma forse i casi non sono mai casuali, anche perché io con Davide ho, come dire, uno strano percorso. Posso partire dal fatto che ha studiato filosofia, quindi potremmo anche forse dire che siamo due filosofi, ci abbiamo provato nella nostra vita, quindi questa è una cosa, diciamo che siamo partiti tutti e due. Poi a un certo punto io ho saputo che quando sono arrivato in un posto che si chiamava Diabasis, che era una casa editrice di cultura, lui l'aveva appena abbandonata, ma ho scoperto dopo che facevamo più o meno le stesse cose, ognuno penso con il suo stile e il suo modo. E poi l'ho incontrato in diversi contesti, da uno più comunicativo, Calimera, a quello diciamo forse più istituzionale, che è quello di cui si occupa oggi. Se pensiamo alla fotografia europea, se pensiamo alle mostre del Palazzo Magnani, se pensiamo alle mostre dei chiostri, alla grande esperienza della mostra documentaria del CCP o cose di questo tipo, Davide è sempre dentro questi contesti, e fino a che ci siamo di nuovo incontrati per ragioni di fotografia europea in un luogo a me molto caro che è la Pietra di Bismanto, Valeremo, il seminario di Marola, per ragionare su come si può raccontare un paesaggio come se fosse un volto. E quello che ho percepito della storia di Davide, del suo modo di essere, è proprio questa disponibilità ad ascoltare e a trasformare quello che ascolta poi in un lavoro comune. E quindi anche attualmente, tutte le volte che ci vediamo, facciamo sempre un passo più in là. Proviamo a mettere insieme cose che magari accadono a una certa distanza dalla città, con delle dinamiche sociali, culturali, a volte perché no anche intellettuali, perché sembra che sia quasi un difetto oggi essere intellettuali, ma non so se siamo filosofi, ma intellettuali sì. E quindi io sempre... Volte non offese, è vero. Però io, quando Matteo mi ha mandato il volantino, no? Con Matteo abbiamo avuto, come dire, una frequentazione sicuramente più assidua prima che mi capitasse l'avventura di diventare sindaco. Però mi sono detto, cavolo, però mercoledì sono libero, finisco la giunta dell'Unione e scendo in città, perché a me piace molto ascoltare Davide, e quindi io sono qua in buona parte per ascoltare. Poi magari, siccome spesso dice delle cose intelligenti e ispirative, magari mi viene voglia anche di commentarle. Grazie. Poche aspettative, quindi no, bene, allora grazie ovviamente anche da parte mia a Matteo e al Giro del Cielo. Si sente bene? Lo sento un po' male. Sì, ma farà appena un po'. No, merita. Ok. Quindi grazie per questo invito. Ma allora, quando Matteo mi ha chiesto appunto di venire a dire qualcosa all'interno di questa rassegna, effettivamente sono un po' anche interrogato su cosa c'entro, come dire, no? Io all'interno di questo tipo di rassegna, perché ho comunque una storia che un po' in parte Emanuele ha un po' raccontato, che è una storia un po', come dire, sia professionale che personale, non proprio rettilinea, nel senso che ogni 10 anni mi piace cambiare, sostanzialmente, più o meno, anche se ci sono alcune costanti, però diciamo che ogni 10 anni succede qualcosa, per cui mi interesso anche di cose che magari prima avevano solo comunque una presenza limitata, poi magari diventano una professione o comunque un impegno concreto e costante.
abbiamo studiato filosofia, io non insegno filosofia, tu hai insegnato filosofia? Sì. Per un breve periodo sì. Però diciamo che la grande differenza tra chi insegna filosofia e i filosofi sostanzialmente, no? Perché siamo un po' tutti filosofi per certi versi. Poi c'è anche chi insegna filosofia effettivamente. Quindi è una passione che io insomma, ho coltivato negli studi, poi in realtà mi sono occupato di informatica, quindi ho fondato un'azienda che si occupa tuttora di informatica, anche se a me è sempre piaciuto applicarla poi alla dimensione più umanistica, no? Negli anni 90 era una cosa un po' strana pensare che la disciplina umanistica e le discipline tecniche, no, come l'informatica, potessero avere qualcosa a che fare. In realtà avevano molto a che fare, quindi per un breve periodo ho insegnato per 10 anni, quindi sempre il solito discorso di 10 anni più o meno. Ho insegnato all'Università di Siena una disciplina che si chiama informatica umanistica e che oggi è diventata insomma, abbastanza presente all'interno delle facoltà umanistiche, appunto, perché poi dell'informatica non si può fare a meno per tante ragioni. E poi, come scrivo nelle 2 righe di presentazione che Matteo ha pubblicato, mia moglie sceglie di iscrivere i nostri figli a una scuola che io neanche conoscevo, che è la scuola steineriana di Reggio, pensando che comunque, voglio dire, all'asilo un asilo valesse l'altro, no? Più o meno. Gran danni, immaginavo, non avrebbero fatto. In realtà mi sbagliavo, nel senso non che non abbiano fatto danni, che non li hanno fatti, ma in realtà era proprio il periodo più, come dire, importante poi nella vita di un bambino, no? Quindi la riflessione sarebbe dovuta, come dire, essere molto più impegnativa e presente nel momento in cui mia moglie ha deciso di fare questa cosa. Per 5 anni non ho capito assolutamente niente di quello che era questo tipo di scuola, dopodiché invece ho capito che aveva molto a che fare con tutte le cose che avevo fatto nei 20 anni precedenti sostanzialmente, sia da un punto di vista degli studi filosofici, sia da un punto di vista poi anche degli impegni lavorativi, dove mi sono sempre un po' occupato di organizzare, gestire gruppi di persone. Quindi la mia è sempre stata un impegno più gestionale, organizzativo, che non direttamente operativo. Ed è la stessa cosa che ad esempio faccio in questo momento alla Fondazione Palazzo Magnani, dove il mio compito appunto è quello di gestire le persone, cioè organizzare il lavoro delle persone rispetto agli obiettivi che poi la Fondazione si dà, che sono quelli di sviluppare progetti culturali espositivi, quindi arte visiva, come diceva prima Emanuele, sicuramente fotografia europea, uno degli eventi più importanti, ma anche tutta un'altra serie di attività che vanno dallo spettacolo dal vivo a rassegne culturali di varia natura sostanzialmente. Cioè, in sostanza mi sono un po' accorto che per tanti anni ho lavorato sempre con questa dinamica, chiamiamola un po' pendolare, no? Cioè come un pendolo, no? Che si muove da un punto all'altro tra una dimensione, chiamiamola così, individuale e una dimensione collettiva, è una dimensione di gruppo, che fosse un gruppo di lavoro, che fosse un gruppo organizzato appunto per ottenere determinati obiettivi, che fosse un gruppo finalizzato a costruire una comunità educante, come appunto è una scuola steineriana, che è una comunità un po' particolare, è una scuola un po' strana per tanti versi. Allora, quando mi ha chiesto insomma di fare 2 chiacchiere, come insomma quelle che faremo stasera, poi magari insomma io spero di non parlare troppo e di avere anche la possibilità, insieme a Emanuele, anche di interloquire con voi, dicevo, quando mi ha chiesto di intervenire su un tema come etica e cittadinanza, ho un po' ritrovato un po' la stessa dinamica pendolare, nel senso che hai sempre una dimensione che è specificamente individuale, che è quella dell'etica, cioè dove la scelta
è sempre una scelta individuale, no? La scelta che determina una dimensione morale, cioè scegliere il bene piuttosto che il male, fare un'azione di un certo tipo piuttosto che un'altra azione, è sempre qualcosa di strettamente individuale, ma in una dimensione che è quella della cittadinanza, cioè una dimensione che richiama immediatamente il concetto di città, quindi di polis, e quindi, come dire, di dimensione politica in senso ovviamente alto. Quindi non stiamo parlando di partiti o di organizzazioni politiche, ma della dimensione che coinvolge direttamente l'individuo nel suo essere parte di una collettività. E quindi la chiacchierata poteva essere effettivamente pertinente, forse qualcosa da dire ce l'ho, spero che sia interessante, comunque sarà breve. Allora, l'idea è un po' quella di partire dal titolo, quando ci siamo anche interrogati su come chiamare questa serata, è venuto un po' in mente questa formula, no? Che è una formula che sicuramente avrete incontrato nel corso dei vostri studi o dei vostri interessi, che è quella dell'animale politico, no? Animali politici ne abbiamo, che è anche un po', come dire, provocatorio, nel senso che si tratta di capire oggi che cosa significa essere un animale politico, cioè una persona, animale nel senso ovviamente di persona, che partecipa a una comunità pur non rinunciando alla sua individualità. E sono tematiche che ci sembrano forse così in prima battuta molto filosofiche, e quando si parla di filosofia si pensa sempre che siano cose un po' campate per aria, no? Quindi anche l'offesa di cui parlavamo prima, gli intellettuali, vabbè, sempre meglio che lavorare, si diceva una volta, no? In realtà, attenzione, non è così, perché la forma del nostro stare al mondo, delle cose che possiamo fare o delle cose che non possiamo fare, fa sempre parte di una visione, chiamiamola intellettuale, o di una visione che qualcuno ha pensato o che abbiamo ereditato da qualcuno e su cui forse potremmo ragionare ed eventualmente anche dire la nostra per cambiare le cose rispetto a quelle che sono o quelle che potrebbero essere se noi non decidessimo di intervenire in alcun modo. Quindi quando si parla un po' di filosofia, cioè, bisogna stare attenti a non sottovalutarla troppo, in un certo senso. E da questo punto di vista è stato anche, come dire, una piccola vittoria, quella che abbiamo ottenuto quest'anno proprio come Fondazione Palazzo Magnani, perché siamo riusciti a riportare a Reggio Emilia il convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia che si teneva in anni passati all'Istituto Banfi, esatto. L'Istituto Banfi è un istituto che adesso non esiste più, ma che negli anni 80 e 90, anche nei primi anni 2000, ha gestito questo importante momento in cui si ritrovano tutti insieme quei ragazzi che stanno facendo ricerca su temi filosofici. Quest'anno ne sono venuti 50 a Reggio Emilia, con i loro docenti e con altri docenti, a discutere della loro ricerca. Alcuni portano ricerche più, come dire, di stampo più filologico, non so, cosa ha veramente detto Tommaso d'Aquino in una Summa, ok? Quindi le traduzioni, le versioni, cioè un lavoro più sulle fonti per ricostruire, ed è un lavoro, come dire, encomiabile, faticosissimo, complicatissimo, che ha l'obiettivo di capire effettivamente cosa ha detto una certa persona in un certo momento. Poi però ci sono tutta un'altra serie di lavori di ricerca invece che riguardano l'applicazione di tutta una serie di discipline rispetto al loro fondamento. Faccio un esempio: l'intelligenza artificiale. Allora, oggi non possiamo non dire che, anche se non ci occupiamo di filosofia, non sia qualcosa che ci tocca nel bene e nel male il tema dell'intelligenza artificiale. Vuoi perché magari facciamo un lavoro che può essere messo in discussione, no? Rispetto
ad esempio parlavo l'altro giorno con un amico che fa il traduttore, qualche piccolo timore incomincia ad averlo per certi versi, no? Rispetto al fatto che un software possa un giorno, non dico completamente sostituirlo, ma magari portargli via un bel pezzo di lavoro, un bel po' di lavoro, e così via per altre professioni. Quindi esistono riflessioni che vengono fatte prevalentemente da filosofi su questi temi che alla fine però impattano sulla vita di ciascuno di noi. Quindi il tema, come dire, da cui vorrei partire un po' in questa breve riflessione appunto è quella del titolo, no? Quindi animali politici da dove viene? Viene ovviamente da il nostro passato greco, la classica definizione di Aristotele, no? Che ha al suo interno un significato che è estremamente importante e che molte volte è un po' trascurato, cioè il fatto che l'uomo è per natura un essere sociale. Cosa vuol dire per natura? Che se non partecipasse alla dimensione sociale, diciamo la dimensione politica, cioè di costruzione della polis, non sarebbe un, tra virgolette, vero uomo, cioè un uomo nel pieno delle sue possibilità, cioè sarebbe un uomo che non esercita al massimo quello che è il suo poter essere. Ed è ovvio che questo ci pone rispetto a tanti fenomeni, diciamo così, no, con cui oggi noi facciamo i conti, in una posizione fortemente, come dire, di perplessità o di comunque di indagine. Cioè il tema che poi viene affrontato da diversi autori, io ne ho citato uno proprio perché è uno di quelli anche un po' più famosi, perché poi c'è anche tutta un'editoria che spinge, no, determinati autori piuttosto che altri, che è Byung-Chul Han, che è un nome un po' strano perché è coreano, ma in realtà ha studiato in Germania, ha studiato tutto quel pensiero tedesco che fa riferimento fondamentalmente ad Heidegger, e che riflette su come oggi stanno insieme la dimensione individuale e la dimensione sociale rispetto alla prevalenza della dimensione individuale. Cioè l'individualismo oggi è un elemento che è incredibilmente più accentuato rispetto alla Grecia di Aristotele. Questo è assolutamente, come dire, no? Direi condivisibile da un certo punto di vista. Com'è che siamo arrivati a questo tipo di risultato oggi? Cioè noi sappiamo, no? Cioè, ce lo insegnano appunto la tradizione da cui veniamo, ce lo insegna la filosofia, ce lo insegna il percorso storico a cui apparteniamo, che è la democrazia occidentale in un certo senso, cioè il pensiero occidentale che parte appunto da una dimensione proprio di educazione, no? Cioè la cosiddetta paideia dell'uomo greco, cioè la formazione dell'uomo greco prevedeva la partecipazione alla vita democratica della città. Atene era un po' più, come dire, umanistica da un certo punto di vista, Sparta era un pochino più tecnica e più bellica, però c'era sempre un concetto di bene comune, cioè la partecipazione dell'individuo era funzionale al bene dei più, cioè della città. Possiamo dire oggi la stessa cosa? Domanda un po' retorica per certi versi. Ci sono inevitabilmente, come dire, esempi di un tipo o di un altro. Sta di fatto che è ancora oggi al centro della discussione, soprattutto anche dei politici, cioè di chi fa poi la politica. Infatti sarà poi interessante anche capire chi fa il mestiere di sindaco, no? Come tiene insieme queste cose, com'è che di fatto oggi siamo arrivati a questa estremizzazione, no? Della dimensione individualistica
a discapito invece di una dimensione più collettiva. Poi ovvio che in mezzo ci sono successe decine di cose di cui non parleremo stasera, però questo libro di Anne può essere utile per interpretare un po' questo tipo di sviluppo, perché lui prende alcuni elementi del Novecento e li mette in contrapposizione con alcuni elementi di oggi. In particolare fa il confronto con la cosiddetta società che viene disegnata da un altro filosofo che si chiama Michel Foucault, dove Foucault individuava nel controllo, nella sorveglianza, l'elemento specifico della società, diciamo, della seconda metà del Novecento, in particolare degli anni 50, 60 e 70. Cosa vuol dire la società del controllo? Esistono, secondo Foucault, tutta una serie di dispositivi che sono costruiti per tenere sotto controllo l'individuo. Sono alcune li chiamava addirittura istituzioni totali, no? Quindi il manicomio, ad esempio, la clinica, il carcere, cioè dove la dimensione individuale, la libertà individuale veniva totalmente azzerata, perché il protocollo o la regola determinata da quell'istituzione era l'unica che vigeva, okay? Ma anche la scuola, per certi versi, no? Soprattutto in quegli anni, veniva vista come un dispositivo totalizzante, anche perché la scuola poi ha tutta una tradizione, no? Particolare, per cui arrivi da una storia che arriva da determinate tradizioni che sono molto gerarchiche, molto, uno dei modelli è ovviamente l'accademia militare, non so, pensiamo anche ai gesuiti, eccetera. Se guardi un edificio scolastico sembra una casa, una caserma, sono i corridoi, quelle che sono le aule sembrano un po' delle celle, un po'. Poi c'è anche una questione di economia, no? Per cui quando costruisci, forse ecco, su questo magari sarebbe interessante capire anche come ragionano, no? Poi gli amministratori che devono far quadrare i conti, però alla fine realizzi degli edifici che forse non sono propriamente idonei, no? Da tanti punti di vista, se non quello della sicurezza, quello è il minimo ovviamente, a svolgere un certo tipo di attività di tipo più culturale, educativo o spirituale, insomma, all'interno. Comunque, ecco, diciamo, si passa, no? Quindi, dice Anne, da questa società negli anni 70 del controllo a quella che oggi lui chiama, e questo è un libro di 10 anni fa, ma lo possiamo tranquillamente tenere ancora come attuale, alla società della stanchezza. Che cos'è questa stanchezza? È una sorta di sensazione, di effetto, non tanto di una riduzione di libertà, ma paradossalmente di un ampliamento di libertà. Perché cosa è successo dopo gli anni 60 e gli anni 70? Ci sono state le grandi rivoluzioni sociali, no? Nella sanità, il divorzio, l'aborto, i manicomi, la legge sulla chiusura dei manicomi, per certi versi anche riforme scolastiche in tanti settori. Quindi un ampliamento di libertà che dopo tot anni, cioè in questo periodo invece, ha determinato, come dire, paradossalmente, una reazione che non è sono più libero ma sono più stanco. Per quale motivo? Perché al concetto del controllo è subentrato il concetto della prestazione. Quindi oggi tutto è visto da un punto di vista prestazionale. Ci sono le prestazioni mediche, ci sono i crediti scolastici, ci sono le prestazioni anche ovviamente da un punto di vista scolastico, la prestazione lavorativa, i KPI, ci sono gli indicatori di performance. È tutto filtrato da
una modalità di interpretazione del mondo, possiamo dire, riduzionistica. Riduzionistica significa che riduci a un numero il fenomeno, che ti obbliga, perché non ti obbliga perché c'è qualche elemento che ti spinge, ma perché non c'è un'alternativa. Ti obbliga perché è una via, apparentemente, a senso unico. Ti obbliga a percorrere quella strada, che è la strada appunto della prestazione, del calcolo. Dice Heidegger, che è stato il maestro di Hahn, l'unico pensiero che noi abbiamo a disposizione è un pensiero che fa calcoli. Se pensate, l'intelligenza artificiale, no, che va a potenziare per certi versi il concetto di intelligenza, no? Così come viene un po' grezzamente considerato dagli informatici, è quello di aumentare la potenza di calcolo, ignorando che in realtà il pensiero è ben altro rispetto a essere solo capacità di calcolo. Tuttavia oggi tutto viene filtrato dalla dimensione del calcolo, quindi il voto, la prestazione, l'analisi del sangue, cioè, quindi anche tutto ciò che... Cazzo degli asterischi. Esatto, Quanti asterischi? È stato giusto oggi, dottoressa. E quindi la società della prestazione non è qualcosa che ci viene imposto, ma è qualcosa che l'uomo contemporaneo si auto-impone. Quindi è una sorta di masochismo, non so come dire, no? Cioè è carnefice e vittima contemporaneamente, dice Hahn, l'uomo contemporaneo. L'esito appunto è questa, quella che viene chiamata appunto società della stanchezza. Hahn è bravissimo nel fare tutta una serie di analisi, un po' meno, secondo me, nel dare delle soluzioni in un certo senso, anche perché poi sai, si fa presto a sbagliare, quindi meglio, anzi, i filosofi tendenzialmente valuterebbero la sua prestazione in questo caso. Esattamente. Quindi non so se siete mai stati al Festival Filosofia, quest'anno io sono andato perché tra l'altro era Paideia, la parola chiave, e occupandomi, amministrando appunto una scuola steineriana ormai da 15 anni, ero anche un po' interessato a capire qual era il dibattito su questo tema specifico, e non ho trovato un solo intervento che non criticasse questa deriva riduzionista della scuola, meccanicistica della scuola, quindi il registro elettronico, il fatto che il voto o comunque il numero delle interrogazioni debba essere di un certo numero piuttosto che di un altro, e questo serve anche, come dire, a mettere sotto pressione non solo gli studenti ma anche i docenti. E infatti l'altro elemento che esce da questo libro è la dimensione del burnout, cioè del picco oltre il quale si strippa, come si dice, no? Si dice, quindi non ci stai più dentro, cioè hai talmente tante cose da tenere sotto controllo contemporaneamente che non riesci più, cioè l'ansia che ti viene nel rischio di perdere qualcosa per strada è talmente alto che vai un po' fuori di testa in un certo senso. E l'altra cosa interessante che emerge, che vi segnala ad esempio questo concetto di multitasking, anche questo è molto interessante, cioè lui dice, attenzione, il multitasking non è qualcosa di positivo, cioè noi oggi siamo molto orgogliosi di dire faccio 20 cose contemporaneamente, okay? Dice, è una caratteristica questa che troviamo in natura, infatti mi faceva riflettere, quando se voi avete un gatto, gli date da mangiare il gatto, anche se è il gatto vostro, che sono 10 anni che abita con voi, il mio gatto sono 10 anni che sta in casa, gli dai da mangiare, lui mangia come un matto, guardandosi intorno per la paura che arrivi qualcuno che gli porti via da mangiare.
Cioè, è una roba assurda. Uno dice, cioè, sono 10 anni che ti do da mangiare e non c'è un altro gatto che viene a rubarti il cibo, ok? Quindi cosa fa un gatto mentre mangia? Tiene sotto controllo contemporaneamente 10.000 altre situazioni, cioè diciamo il paesaggio, cioè il contesto. Cioè tu fai una roba ma devi tenere immediatamente, contemporaneamente sotto controllo anche tutto quello che ti succede attorno. Questo è essere multitasking, quindi quando noi oggi ci vantiamo come uomini, esseri umani, di essere multitasking, ci stiamo in realtà regredendo a uno stato di natura, ci dice, cioè stiamo tornando a un'animalità, esatto. Stiamo regredendo a uno stato di natura, quindi tutto questo discorso che dicevano sulla prestazione di fatto ammala la società. E un altro elemento che vi porto, un altro spunto che vi porto è quello che lui porta appunto citando Peter Hanke, che è un poeta che diversi anni prima del saggio di Anne scrive questo saggio sulla stanchezza, dove parla in realtà di due tipi di stanchezza. C'è una stanchezza che è figlia di questo prestazionismo, no, esasperato, che ti costringe a essere multitasking e che ti autoinfliggi tra l'altro, no? Ma c'è anche una stanchezza che deriva dall'aver fatto un buon lavoro, cioè dopo che tu hai fatto un lavoro impegnativo, importante, cioè la stanchezza è anche la misura del buon lavoro che hai fatto. Cioè se tu hai fatto un gran lavoro ma non senti la stanchezza, dici forse c'è qualcosa che tocca. Il fatto di essere stanco però per un buon lavoro invece dice è una stanchezza positiva. Ecco, ci dovremmo chiedere molte volte la nostra stanchezza se è di un tipo o di un altro sostanzialmente. Quale può essere, come dire, una prospettiva, no? Vi dicevo, si sono confrontati e continuano a confrontarsi su questo grande tema di come tenere insieme individuo e comunità. Filosofi, politici, tutti quelli che hanno responsabilità organizzative. All'interno proprio esistono delle teorie proprio delle organizzazioni che lavorano tantissimo. Noi ad esempio in Fondazione Palazzo Magnani adesso stiamo lavorando su come i processi mediati dall'arte possono essere utili anche al lavoro dei gruppi. Perché? Perché nel momento in cui tu ti esprimi artisticamente stai sviluppando delle forze individuali che però puoi, se vuoi, mettere al servizio di un gruppo. Quindi sono percorsi, vengono chiamati in termine tecnico di capacitazione manageriale, no? Dove attraverso lo sviluppo di quelle che vengono un po' chiamate le soft skill, no? Cioè quelle capacità più sottili, di empatia ad esempio, cioè di metterti nei panni degli altri. C'è un modo di dire che è molto interessante, che è quello di avere tatto, no? Cioè si dice una persona ha poco tatto quando non si rende conto di invadere lo spazio dell'altro, no? O di mettere in difficoltà, anche magari non volendo, l'altro. Ecco, determinati processi artistici, cioè artistici vuol dire non che vieni e guardi una mostra, ma che fai arte, cioè lavori con modalità che l'arte ti mette a disposizione e che poi integri anche magari confrontandoti con autori che in quel momento sono in mostra, puoi sviluppare questa dimensione del tatto, ma non come dire, della tua capacità di sentire, ma di sentire l'altro, non sentire le cose che interagiscono verso di te, ma sentire ad esempio l'io altrui, cioè metterti nelle condizioni di
percepire quello che chi hai di fronte, può essere un collega, può essere magari una persona che dipende da te, può essere una persona magari un tuo superiore, eccetera, che ha delle esigenze, così come ce le ha un tuo dipendente, e che può, nel momento in cui lo percepisci, generare una relazione di qualità, si spera, più ricca e migliore da questo punto di vista. Quindi su questo le aziende stanno veramente lavorando molto, e da questo punto di vista l'arte diventa veramente un elemento che tiene insieme lo sviluppo individuale, perché l'arte la si fa individualmente, cioè non è che esistono anche i collettivi evidentemente, però lo sviluppo artistico parte sempre da una dimensione individuale, si è artisti individualmente. Vi dicevo, tiene insieme l'arte, proprio uno di quegli strumenti che tiene insieme l'individuo e il gruppo. Chiudo solo facendo riferimento un po' a questa strana esperienza, insomma, che mi è capitato di fare appunto nella scuola steineriana, proprio perché anche Steiner ha lavorato molto su questo concetto. Ha scritto un saggio, uno dei suoi saggi, tra l'altro uno dei primi, che si chiama Filosofia della libertà, dove il suo scopo era proprio quello di sviluppare una tensione che potesse fare in modo che la scelta morale, quindi il fatto che un individuo sia in grado di scegliere tra una decisione, cioè prendere una decisione tra due opzioni, una evidentemente positiva, una evidentemente negativa, dipende fondamentalmente non tanto dalla legge che sta al di fuori di noi. Quindi esistono le cosiddette legislazioni positive, no? Dove ti viene detto, per essere un buon cittadino devi rispettare le regole, quindi devi pagare le multe, non devi fare abusi edilizi. Poi ci sono leggi di altra natura, per cui, non so, il decalogo, no? Delle religioni, quindi i 10 comandamenti, eccetera, eccetera. Se tu ti limiti semplicemente a rispettare la normativa che qualcun altro ha dichiarato, sei a rischio, come dire, di scivolare in una dimensione che è quella moralistica, nel senso che tu segui la norma perché altrimenti vai in galera, prendi una multa, conseguenza esteriore, prendi la nota a scuola, non prendi il voto, col voto 5, quindi perché devo studiare? Devo studiare perché sennò non sono promosso, devo studiare perché sennò mi tocca passare tutta l'estate a studiare per riparare. Cioè c'è una dimensione utilitaristica che di fatto va a inficiare la mia vera volontà di decidere di fare una cosa piuttosto che un'altra. Da questo punto di vista la proposta, ad esempio, che lui fa è appunto quella di sviluppare un pensiero che sia particolarmente, come dire, efficace, dinamico, affinché tu possa, da un punto di vista di pensiero, comprendere quale sarebbe la scelta migliore da fare, ma poi devi anche sviluppare la volontà per perseguirla, quella cosa, che è una faccenda completamente diversa, perché non è sufficiente, questo ce lo insegnava già Socrate, sapere che cosa è bene per fare il bene. È quello che viene chiamato l'intellettualismo etico, cioè se io so che una cosa è bene, la faccio. La storia è piena di persone che sapevano perfettamente che cosa era bene e che cosa era male. Il caso più, diciamo così, che il mito ci riporta, più paradigmatico, è quello di Medea, no? Medea sa perfettamente che
è un sacrilegio uccidere i figli. Tuttavia è azzeccata da quello che i greci chiamavano lo zumos, no? Cioè questo impeto irrazionale che nonostante tu sappia che devi fare una cosa, in realtà ne fai un'altra, e infatti uccide i suoi figli. Quindi la cosa su cui ci invita anche a riflettere Steiner in questo libro, insomma, questo trattato di etica che ci ha lasciato, è appunto questo, cioè quello di lavorare principalmente sulla volontà, che è anche un percorso evidentemente pedagogico, perché la volontà si educa, non è qualcosa che semplicemente uno ce l'ha o non ce l'ha. La volontà si educa, è un training proprio, è un muscolo fondamentalmente che deve essere allenato, che deve essere mantenuto, e che è un po' il grande tema dei nostri giorni, cioè riuscire a costruire dei percorsi educativi che non siano solo intellettualistici, cioè dove tu apprendi quello che effettivamente è bene, quindi cosa significa ad esempio essere cittadino, ma apprendi a volerlo, perché nel momento in cui lo vuoi lo fai liberamente, sei libero di farlo nel momento in cui tu sai e lo scegli. E il fatto di sceglierlo è un'intuizione che ti viene internamente, non hai bisogno di una norma. La norma ovviamente aiuta ed è quella che ci consente di vivere insieme, però la cosa su cui evidentemente lui pone l'accento è appunto a non dimenticare nelle dinamiche educative questo elemento della volontà, che è qualcosa che va necessariamente educato e perseguito. Io mi fermerei qua perché abbiamo detto 10.000 cose, ho detto 10.000 cose. Sollecitato qualche domanda. Assolutamente, ma insomma partirei da una parola che forse sta nel mezzo tra individuo e comunità, no? Che tu hai anche citato, ma poi hai fatto riferimento ad esempi abbastanza concreti rispetto a questa cosa, che è la parola persona. No? Persona è una di quelle parole che vanno molto di moda adesso, no? L'approccio centrato sulla persona. Persona è un termine molto preciso che ha a che fare con l'altro da me, perché persona, il teatro greco, è la maschera. Sono io, un individuo, che decido di interpretare e di diventare un altro. E penso che sia un passaggio fondamentale questo, no? Dall'individuo all'accettare che io posso anche essere un altro, e quindi mi conosco in relazione all'altro, e ciascuno di noi è una persona in quanto sta sul teatro della vita, no? E solo se c'è questo passaggio, credo, dall'individuo alla persona, è possibile essere comunità, no? E quando penso alla comunità, penso alla parola munus, no? Che vuol dire due cose apparentemente differenti, no? Munus vuol dire dono, ma vuol dire anche peso. E questa secondo me è la chiave, no? Quando è che un peso diventa un dono. C'è bisogno di stancarsi, cioè di fare fatica, di costruire uno sforzo, una tensione, no? Quindi è anche un'etica del desiderio. Lo studio, tornando alla scuola, studio vuol dire desiderare, tendere a, sforzarsi verso. Mi hai fatto venire in mente una distinzione di un mio caro pensatore che si chiamava Ludwig Wittgenstein, che distingueva fra enunciati, lui si occupava di linguaggio, e a un certo punto dice: noi ci muoviamo sostanzialmente fra due tipi di enunciati,
quelli che lui chiamava unsinnig, cioè insensati, e quelli che lui chiamava sinnlos, cioè senza senso. E fa due esempi molto concreti, cioè se io dico questo tavolo orologio è il libro, voi fate fatica a trovare un senso a questa frase, perché non c'è nessuna convenzione che stabilisce che il verbo orologiare abbia un qualsiasi tipo di significato, giusto? E questo è insensato. Poi fa un altro esempio, dice il numero 3 è triste. Dice questo è un enunciato senza senso, ma è diverso, perché se io costruisco un contesto in cui c'è una fila di persone con dei numeri appiccicati e il numero 3 è veramente triste, quella frase lì ha senso. Quindi quando io riesco a passare dalla dimensione individuale a quella comunitaria, mi viene da dire che io riesco a trovare un senso a ciò che è apparentemente senza senso. Mi veniva in mente quando parlavi degli aspetti performativi e della performance dal lato, diciamo, della prestazione, quindi dell'iperattivismo, l'autosfruttamento quasi, no? Come dice Anne, ha altre performance che invece costruiscono relazione. Non so se vi ricordate quella performance straordinaria, molto, diventata proverbiale, di Marina Abramovic, che si chiamava The Artist is Present. Lei va alla Biennale di Venezia con questa performance in cui lei ogni mattina si siede su una sedia in uno spazio molto grande e c'è davanti a lei un'altra sedia e lei lascia la possibilità a chiunque entri nel suo padiglione di sedersi davanti a lei e guardarsi in silenzio. Fece scalpore questa cosa perché a un certo punto si presentò il suo ex Ulai. Di che cosa è fatta questa performance sostanzialmente? Cioè, la presenza è semplicemente io che guardo te. Io sto nella dimensione dell'altro perché l'altro mi interessa, mi tocca. C'è questo bellissimo verbo spagnolo, toccare, che vuol dire suonare, no? Vuol dire solo toccare. Toccare è proprio suonare. Quindi mi viene in mente che uno degli antidoti, come dice Almut Rosa, è quello di recuperare la pedagogia della risonanza, no? Noi tendiamo sempre a reificare le cose, no? Io lo vedo nella mia vita quotidiana da sindaco, no? Io ho bisogno di dare una forma concreta, oggettuale a tutte le decisioni che prendo, mentre invece mi rendo conto che questo è solo la parte del fare il sindaco, ma per fare il sindaco io devo essere sindaco. E qual è l'occupazione più, come dire, totalizzante, non totalitaristica, totalizzante della vita di un sindaco? È la dimensione dell'ascolto. Quindi se io voglio essere sindaco devo dedicarmi ad ascoltare, no? Un po' come succede a Marina Abramovic, solo che fate conto che un sindaco quando riceve i suoi cittadini, io lo faccio 2 volte alla settimana, 20-30 persone ogni mattina, no? E io mi metto, ho scelto ad esempio di non usare la cattedra, no? La scrivania, no? Io ho un grande ufficio, tutti si dirigono davanti alla scrivania del sindaco e dicono no, io vorrei starvi di fianco, quindi io mi metto seduto e ho di fianco la persona. Se ho di fianco la persona riesco a guardarla, ad ascoltarla e non c'è di mezzo un oggetto, no? Questo magari ci dovrebbe far riflettere anche sulle scuole. Entri in risonanza. Esatto. Ho la possibilità di entrare in risonanza con questa persona e non ho una soglia, no? Non ho qualcosa su cui mi devo difendere, no? Perché già noi abbiamo un sacco di schermi, di inciampi, ostacoli della nostra individualità che magari tante volte ci impediscono di entrare in risonanza, no? E questo per esempio succede purtroppo ancora nelle scuole. Adesso abbiamo tolto forse le pedane, ma la cattedra è sempre la cattedra più grande del banco e noi, io ricordo quando
sono un insegnante in aspettativa, quindi sono un po' una deformazione professionale, insomma, tipo pedagogico se volete, ma quando feci l'anno di prova decisi di fare questa esperienza. Tutte le lezioni di geografia io svuotavo l'aula, non vi dico collaboratoriate come erano contenti, però poi lo facevo assieme ai miei studenti, no? E quello che accadeva in un'aula vuota, in uno spazio vuoto, era molto più politico e molto più poetico di quanto non possa capitare in un'aula con tutta una serie di strumenti che non è detto che aiutino al fare comunità, no? Quindi una scuola che è una scuola più degli adempimenti, come si dice, no? Delle prestazioni, delle competenze, che diventa competizione, e non invece, come dire, una poetica di relazioni, è una scuola che rischia di perdere, secondo me, di diventare insensata e di non riuscire a colmare le mancanze di senso, no? Questo mi viene un po' da commentare rispetto a, insomma, devo dire che chi si occupa di progetti culturali, di arte, io penso che se non avessi scoperto, ad esempio, che preferisco occuparmi dei libri degli altri che non dei miei, ho avuto anche l'avventura di scriverne, ma il più grande lavoro fatto, mi piacerebbe ancora farlo, anche se ormai il tempo è sempre quello lì che è tirannico, no? Se non avessi fatto questo percorso, prima sull'ambito della letteratura, poi sull'ambito espositivo, gestire un teatro, quindi vuol dire fare in modo che, insomma, quando diceva teatro è inutile, no? Serve soltanto ad attraversare le frontiere fra me e te, no? Grotowski diceva questa cosa qua, no? Quindi continua a attraversare. Se io non avessi attraversato questa esperienza, non mi sarebbe mai venuto in mente di fare politica, no? E mi rendo conto che già il paradosso che ho 51 anni e dicono che sono un sindaco giovane, o addirittura un giovane sindaco, ci dice qual è lo stato della politica, no? Perché se uno di 51 anni è un sindaco giovane, dobbiamo un po' preoccuparci rispetto al tema della comunità e della partecipazione. Però credo che questo sia fondamentale, cioè comprendere che forse la domanda, cioè che tu sei in grado di rispondere alla tua inquietudine, cioè a capire chi sei tu, solo se sei in grado di rispondere alla tua irrequietezza, come diceva Chaplin, che è provare a capire cosa ci faccio qui, cioè cosa ci faccio, e quindi questo mi fa fare un passo verso l'altro, perché altrimenti veramente non ha senso, no? Poi diventa io non ho vergogna a dire che tutte le sere mi sento stanco, ma è una stanchezza buona il più delle volte, perché è una stanchezza che intanto parte dal presupposto che tutto quello che io mi potevo essere proposto di fare in quel giorno lì non sono riuscito a farlo, e che ho bisogno di svuotare il vaso. Il vaso è la poesia, no? È proprio vaso. E se noi non siamo in grado, secondo me, anche di abitare i nostri vuoti, facciamo fatica, anche perché poi nel vuoto c'è spazio per l'altro. Se riempiamo tutto, ci siamo solo noi con la nostra individualità un po', come dire, ossessiva, no? Ossessiva compulsiva. Questi sono i pensieri di libertà rispetto alle cose che dici. Poi, che hai detto, questo tema della volontà è positivamente fondamentale, perché potere è una cosa, volere un'altra, e quando dico ma adesso sei diventato sindaco hai un sacco di potere, lo dico no, potere poco, pochissimo, molta responsabilità, che è la voglia, la disponibilità a rispondere, ascoltare e provare a cercare una risposta, no? Perché questo è un bel esercizio di volontà, no? Perché devi
prendere su di te la parola dell'altro. Anche perché, insomma, fare il sindaco oggi bisogna sentirsi bene, cioè nel senso che rispetto a tanti... una degli altri spunti che emergono anche da questo libro è un po' anche questo elemento, come dire, no? Anche un po' dell'aggressività, no? Che l'individualismo porta con sé. Cioè nel senso che sentirsi soggetto di diritti significa anche, non so come dire, difendere quel diritto a tutti i costi, no? Quindi il fatto che il sindaco, no, sia un po' il rappresentante più visibile per certi versi, no, di questo tuo diritto, dà diritto a chiunque di chiederti conto di qualsiasi cosa, quindi no? È come se dalla buca per strada fino a, che ne so, a un servizio che non funziona, comunque il parafulmine, no? Sì. Viene sempre di più identificato con il sindaco. Questo no? è verissimo, siamo in una fase di totale rabbia, di rancore che monta subito in rabbia, no? Per cui tu hai proprio anche delle forme aggressive, no? Per me c'è solo un antidoto, che si chiama pazienza, che deriva da pathos, che vuol dire sentire profondamente quello che l'altro ti sta portando, provando a togliere tutto quello che è aggressività, tutto quello che è rabbia. Dico sempre, io come quei negozi quando dicono svuota tutto, no? Io svuoto tutto, vendo pazienza, no? Faccio le svendite di pazienza, poi quando penso di aver finito, di aver svuotato il locale, mi giro il magazzino e c'è ancora pieno di pazienza, perché non può mai finire la pazienza. E poi mi chiedevo l'altro giorno, dicevo, ma quanti si soffermano su cosa vuol dire la parola sindaco? Ci avete mai pensato? C'è la parola sin, che vuol dire insieme, quindi indica due elementi che si toccano, poi c'è la diche, c'è la giustizia, cioè tu sei lì per provare insieme agli altri a costruire giustizia, che non è la legge. Nel poema di Parmenide la giustizia è la guardiana che sta sulla soglia fra il giorno e la notte, no? Quindi se io la vedo in questo modo, non solo posso fare il sindaco, voglio esserlo. Poi, per carità, devo anche essere consapevole che poi tu passi e qualcun altro verrà al posto tuo, no? Ma questa è una cosa bella, secondo me, no? Ed è un antidoto al leggere la politica in tono molto personalistico, individualistico, come purtroppo stiamo vedendo adesso, perché non emerge tanto l'idea, lo stile, l'approccio, quanto l'individuo in quanto, come dire, portatore di salvezza generalizzata, quindi come se imponessimo le mani. No, non è così. Sì, c'è un po' questa dimensione, no, del potere, no, tutto in un certo senso, no? Quindi del limite che non esiste per istituzionale, no? Il limite istituzionale, qualcosa che proprio è lontano dal sentire oggi del cittadino, è qualcosa su cui effettivamente bisognerebbe fare un lavoro. C'è un grande fraintendimento, perché pensano che tu possa, invece io ho una Bibbia, che ha anche un nome abbastanza comprensibile, che è TUEL, testo unico degli enti locali, io mi devo attenere a quella roba lì. Sono 400 pagine e sono 12 anni che l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, si propone di riformare. E tutte le volte va dal governo e gli dice, ma allora mi piace questa cosa qua? Il governo dice no, la Bibbia non si scrive, però quella non è propriamente la Bibbia, ecco, no? Però è vero, cioè, puoi in una dimensione di norme, e quindi tu devi essere in grado di far comprendere anche il senso della norma, che è un rispetto poi della convivenza e del nostro vivere in una democrazia per una comunità. Qualche domanda?
allora io stavo pensando, non è una domanda, ma stavo pensando, allora loro due si sono conosciuti a casa mia, perché io li ho invitati una sera dicendo che loro due si dovevano conoscere. Allora loro due sono filosofi e anche mio marito è filosofo. Vi lascio immaginare la cena in cui si sono impastati in tutto questo discorso piacevolissimo. E alcune cose, Emanuele, tu le hai ritirate fuori stasera, di cui avevi parlato anche allora, che non eri però ancora sindaco. Avevi portato i tuoi libri, abbiamo nella libreria ancora alcuni dei tuoi librini, ed è sempre piacevole, insomma, penso che sia estremamente interessante il modo che portate. Adesso una delle persone che è andata via si è fermata e mi ha detto: ma sono fighissimi quei due lì. Cioè, nel senso che è sempre estremamente interessante il modo che avete di portare, come dire, dei concetti che sono, se vuoi, complessi, ok? Però dovrebbero stare alla base della quotidianità, perché poi l'etica è questa, se non sta alla base della quotidianità, come dire, non ci saltiamo più fuori, no? E questo mondo lo dimostra abbastanza bene che non ci saltiamo più fuori. Quello che ha detto Davide infatti ha proprio a che fare con questo, cioè non voler essere a tutti i costi originali, ma voler essere originali, quindi andare un po' alla, esatto, alla sostanza, come dire, alla base, all'archè delle cose, no? Io di Davide amo molto il modo che ha di tradurre sempre la filosofia in concretezza, in grande concretezza, e secondo me è estremamente utile perché, come dire, la filosofia è una materia difficile che però, se portiamo alla vita stessa della concretezza, davvero ci può guidare in certe vie che a volte ultimamente, cioè negli ultimi anni, secondo me sempre di più diventa annebbiata, non so come dire, sembra che ci sia sempre più nebbia, no? Davanti alla faccia della gente, quella pazienza che tu dici, Emanuele, non c'è. Su questo sempre l'arte aiuta molto, cioè, sempre un'esperienza che stiamo facendo a Palazzo Magnani, qualcuno forse l'ha intercettata, ad esempio un po' l'impegno nel settore dell'arte pubblica, cioè quell'arte che viene commissionata in determinati luoghi che hanno una serie di problematiche anche di tipo sociale, e che per il fatto che arriva un artista che si mette in ascolto, che media e che traduce in un oggetto, quindi in una rappresentazione, una manifestazione poi artistica che trasforma un luogo, significa anche poi attivare dei motori, no, di partecipazione, dei motori di interesse e anche dei motori di volontà che sono appunto innescati dal processo artistico. Lo abbiamo visto ad esempio all'ex Mangimificio Caffarri, che è nella zona del Santa Croce, che è una zona con tutta una serie, non dico di problemi, perché come tutti i quartieri ci sono le cose che funzionano e quelle che non funzionano, però diciamo che è un luogo ricco e complesso di tante sfaccettature, che nel momento in cui è arrivato l'artista che abbiamo invitato, David Tremlett, ha innescato dei processi virtuosi, no? E poi quello che ha fatto è qualcosa che poi resta e che diventa a sua volta poi motore di altre considerazioni, di altre riflessioni. Quindi anche in questo caso c'è la dimensione dell'artista individuo e della dimensione comunitaria, viene mediata appunto dall'esperienza artistica, ed è, come dire, etica anche questo, cioè porta a riflettere, no, su le scelte, cioè perché è stata fatta una scelta di un tipo piuttosto che di un altro. Anche questo è un ragionamento, una riflessione che ti porta a rendere molto concreto un discorso etico che altrimenti rimarrebbe, come dire, no, campato per aria e solo nelle intenzioni ottime, buonissime, che sono tutti i codici normativi, sono tutti, come dire, lastricati di buonissime intenzioni, dopodiché però devi avere, come dire, la possibilità di misurarti poi concretamente sul campo e valutare poi le cose che succedono concretamente. Perfetto. Non sono mai, come dire, cose che non ci riguardano, cioè ci riguardano sempre e comunque. Se posso.
Allora, nel vostro ragionamento, nel vostro discorso c'è sottolineata la questione della volontà che porterebbe a fare, no? A raggiungere quello che ci si prefigge, sul quale si riflette, che ci si dà come obiettivo. Però poi per esempio quando Emanuele ha parlato della volontà di fare una lezione diversa, poteva essere quella di geografia, in realtà prima c'è una volontà di non fare, che è quella di non fare la lezione nel modo solito, no? Quindi c'è anche, vorrei avere la vostra lettura anche rispetto a ciò che avviene e portato dalle giovani generazioni adesso, e c'è un impegno anche a non fare delle volte, che poi sovente sfugge di mano, no? Anche perché dopo nell'opporsi alle solite prassi, a quello che si fa perché si deve fare, c'è la volontà di fermarsi, ma poi questo fermarsi delle volte, se non è poi ripreso e sostenuto da qualcun altro tipicamente, dopo si ritorce contro la persona stessa, okay? Quindi diventa un gorgo di non volontà o di volontà appunto che si controverte. C'è sempre secondo me un momento negativo, cioè potrei cavarmela parlando di Hegel, ma non mi sembra il caso. C'è sempre un momento, diciamo, negativo di trasgressione, no? Cioè, io mi rendo conto che seguo delle regole perché le trasgredisco. Nel momento in cui le trasgredisco so che quella regola lì in qualche modo agisce, no? Il tema vero è accettare il momento negativo di contestazione, ma poi non fermarsi lì. Cioè, dopo il tema è andare oltre, cominciare a dire, vabbè, perfetto, vuoi fare questa cosa? Abbiamo, cioè, quello che fa Socrate e che di fatto scompagina tutto il mondo del sapere è che lui continua a fare delle domande, e tutte le risposte che gli vengono date dai malcapitati nelle piazze di Atene non è che sono sbagliate, ma generano delle altre domande. Quindi, come dire, guarda che tu conti, tu mi riguardi, no? E questo secondo me, no? Giocare profondamente sulla relazione, che non è tanto io ho ragione e tu hai torto, ma io e te stiamo lì, no? In una forma di, parliamo tanto di disagio, no? Che è il contrario di agio, che vuol dire letteralmente lo spazio accanto, cioè io bisogna che ci sia, no? Un po' di distanza per poter, anche perché se io prendo il libro di Anne e me lo metto qua, non lo leggo più, quindi devo lasciare spazio per quello che io svuotavo l'aula nella geografia, perché come fai a percepire lo spazio o a definire un luogo se lo riempi completamente, no? Questo momento del negativo è fondamentale. Mi è capitato in questo anno e mezzo di sindacatura di offrire la possibilità a studenti che fanno il famigerato PCTO di fare 2 settimane nello staff del sindaco, no? Cioè di venire con me dovunque io vada, quindi, no? E tante volte facciamo un sacco di discussioni, perché lui dice: ma perché tu hai detto quella cosa, oppure perché hai accettato che ti trattassero così? Dico, ma perché uno è incazzato, sei incazzato bisogna che butti fuori la sua incazzatura, se no come facciamo a costruire qualche cosa? Quello lì è un momento negativo, no? Quando arriva il signore che mi dice: sono 20 anni che mi promettete il lampione sotto casa e io sono ancora al buio, io penso che lo lasci dire, no? E quello è un momento negativo, costruttivo, distruttivo. Poi vediamo, no? Allora cosa faccio? Mi prendo su con il mio assessore al patrimonio e vado a casa sua. Dopo 3 giorni mi presento a casa sua e dico: mi offri un caffè, mi fai vedere il lampione? Non so, non ci sono ancora riusciti in un anno a mettermelo giù. Perché poi sono i famosi calcoli, no? I conti non tornano mai, però io mi dico: ciò che conta non si può contare. E questo deve essere, come dire, un po' di un'idea regolativa, come direbbe Kant, no? Ciò che conta non si può contare.
Sì, sul negativo effettivamente è fondamentale come passaggio, a maggior ragione per i ragazzi, immagino, no? Per i più giovani, cioè quindi contrapporsi, no? Anche rifiutare per certi versi. L'importante è non fermarsi al rifiuto, nel senso che poi uno può sbagliare, può decidere di superare sbagliando, però immagino che la cosa peggiore sia fermarsi alla negatività, cioè alla fase della negazione, perché dopo rimane, come dire, no? Un percorso fatto a metà, cioè neghi, non obbedisci, no? Disobbedisci, trasgredisci, perfetto, ci sta perfettamente, anzi è, penso, sano che ci sia questa fase. L'importante è non fermarsi, cioè il tema anche della volontà è un po' legato a quello, cioè avere l'interesse a completare un percorso, cioè non rimanere fermi. E anche questo tema dell'interesse, anche questa è una parola che è stata nel tempo molto bistrattata come intellettuale. Interesse è sempre qualcosa che viene visto negativamente, tendenzialmente negativamente, invece no, cioè l'interesse è qualcosa che ti muove, cioè è l'elemento che costituisce un motivo di azione, e se il motivo, cioè l'interesse, lo trovi dentro di te e non fuori di te, cioè un interesse interiore, quella cosa la fai perché ami farla, perché non hai altro interesse, cioè una sorta di amore disinteressato, cioè amore è quando non hai altri interessi sostanzialmente, no? Cioè la vuoi fare perché ami farla e perché sei interessato, fortemente interessato a farla. E anche su questo è un elemento su cui anche dal punto di vista educativo effettivamente bisognerebbe lavorare per riabilitarlo. Vi lascio solo con un consiglio cinematografico non richiesto, come si dice molte volte. No, se siete interessati anche un po' a sviluppare questi temi, anche uno dei film più interessanti che ho visto è La teoria svedese dell'amore. Non so se qualcuno ha avuto occasione di vederla, proprio su questo sforzo anche della politica in questo caso, no? Le socialdemocrazie scandinave, che negli anni 80-90 hanno investito tantissimo, no? Per cercare di rendere autonomi i cittadini, cioè in maniera che non gli mancasse nulla e che i servizi non andassero in quella direzione di soddisfare tutti i bisogni, diciamo così, del cittadino. In realtà i risultati, insomma, non sono proprio esaltanti, quindi adesso non vi svelo, non vi spoilerò quello che succede, però. Ma è attuale? È attuale questo film? Di quanto È di 7-8 anni fa, secondo me non è proprio attualissimo, però la situazione è forse peggiorata. Bene, grazie a voi. No,